Cari amici, buongiorno. Oggi realizziamo la pastiera. Iniziamo col pesare i primi ingredienti per fare la frolla. 50 g di burro, 50 g di strutto, 200 g di farina di grano tenero tipo 0, 70 g di zucchero semolato, un pizzico di sale, 2 tuorli d'uovo e un cucchiaio di acqua. Iniziamo con pesare il burro e lo strutto, 50 g sia uno che l'altro. Questo è lo strutto, mettiamolo a 0. Mi raccomando, sia il burro che lo strutto devono essere freddi di frigorifero, perché dobbiamo creare una frolla sabbiata. Ora mettiamo 50 g di burro. Altri 50 di burro, siamo a posto. Dopodiché azzeriamo, mettiamo la farina. La farina abbiamo detto 220 g. Ora aggiungiamo 70 g di zucchero semolato e 2 tuorli d'uovo. La nostra frolla si è ben amalgamata, la leviamo dalla macchina, la stendiamo sul nostro tavolo, gli diamo una lavorata. Abbiamo levato la nostra frolla dalla nostra planetaria, ora l'abbiamo stesa con un mattarello, la ricopriremo con della pellicola trasparente. La stendiamo ancora un attimo, senza lavorarla troppo, mi raccomando. Ora prepariamo la nostra pellicola, la applichiamo sulla nostra frolla sabbiata che abbiamo fatto, che ci servirà naturalmente per metterla dentro nel nostro stampo per fare la nostra pastiera.
Adesso l'abbiamo steso da un lato, la giriamo, prendiamo ancora un po' di pellicola e la mettiamo qua. Andremo a metterla in frigorifero e dovrà stare dentro in frigorifero per tutta la notte. Potreste farlo anche dopo 2-3 ore, però io consiglio la frolla da lasciarla sempre riposare una notte intera, perché si stabilizza e rimane migliore per quando la dovremo stendere e fare cuocere. Perfetto, adesso andremo a metterla su una teglia in alluminio e la ritiriamo in frigorifero. Cari amici, oggi facciamo la seconda parte della nostra pastiera. Iniziamo a mettere il grano cotto in un grosso contenitore, mettiamo il latte che abbiamo messo a bagno nella nostra vaniglia, mettiamo le 2 bucce grattugiate del nostro limone biologico e del nostro arancio biologico, naturalmente. Io le ho fatte arrivare direttamente dal sud, dove ci sono i prodotti migliori e dove non sono trattati. Naturalmente abbiamo lavato i due frutti prima di grattugiargli la buccia. Perfetto. Dopodiché andiamo ad aggiungere il burro a temperatura ambiente. Perfetto. Poi prendiamo una frusta, lo mescoliamo bene con una nostra frusta e andiamo a metterlo in una casseruola piccola e lo portiamo per 5 minuti in cottura. Prima lo mischiamo bene. Versiamo questo composto dentro nella nostra casseruola. Mescoliamo fino a che si scioglie il nostro burro all'interno del composto e si mescolano bene tutti gli elementi. Facciamo cuocere un attimino fino che evapora un attimino il nostro composto e rimane umido. Dovrebbe essere questa la ricetta originale della nostra pastiera, però tenete presente che io, non essendo del sud, essendo del nord, ho recuperato la ricetta su un libro. Può darsi che non sia la ricetta reale, comunque se c'è qualche amico o amica che è del sud può scrivermi nei commenti e farmi notare le differenze che ci sono tra la ricetta originale del sud di Napoli con la mia ricetta.
Ora lo facciamo cuocere un attimino fino a che evapora un attimino il nostro composto e rimane umido. Dovrebbe essere questa diciamo la ricetta originale della nostra pastiera, però tenete presente che io, non essendo del sud, essendo del nord, ho recuperato la ricetta su un libro. Può darsi che non sia la ricetta reale, comunque se c'è qualche amico o amica che è del sud può scrivermi nei commenti e farmi notare le differenze che ci sono tra la ricetta originale del sud di Napoli con la mia ricetta. Con un mattarello abbiamo steso la nostra sfoglia sul banco da lavoro, abbiamo iniziato a fare prima il fondo della nostra pastiera, ora andremo a stendere il resto per fare il bordo. Andiamo a stendere questo pezzo di frolla che abbiamo preparato, l'abbiamo raffreddato perché chiaramente se la frolla non la raffreddiamo diventa molto difficoltosa da stendere, né troppo calda né troppo fredda la frolla, ha una temperatura particolare, nel senso che se è troppo calda si spezzetterà tutta e non riusciremo a metterla dentro, se è troppo fredda farà la stessa cosa, rimarrà molto rigida e non riusciremo a lavorarla. Allora la allunghiamo e poi facciamo dei rotolini, adesso vi faccio vedere. Mi raccomando, utilizzate un pochino di farina per non farla appiccicare al piano di lavoro e nemmeno al mattarello. La allarghiamo un attimino per riuscire a fare due strisce. Ricordatevi che quando è a temperatura bisogna lavorarla abbastanza velocemente, perché altrimenti diventerà un po' difficoltoso per arrotolarla dentro nella nostra... Utilizziamo o un coltello col mattarello, in questo caso come faccio io, per tagliare le due strisce. Altrimenti potete usare anche la rotella per tagliare la pizza. La striscia è all'incirca di un 4-5 cm. Leviamo la parte che non serve, la mettiamo tutta in un contenitore, la rimettiamo al freddo e utilizzeremo questa parte eccedente per fare le strisce sopra. La testiamo bene. Andiamo ad arrotolare le nostre strisce in un rotolino velocemente e andiamo a stenderle all'interno della nostra teglia in questo modo, di modo che noi non andremo a faticare più di tanto e troveremo il nostro rotolino perfettamente a posto. Ricordiamoci di schiacciarla leggermente sul bordo per farla aderire, ma non troppo. Se è eccedente la taglieremo prima di arrivare a... in questo caso è leggermente scarsa, la portiamo avanti.
schiacciamo abbastanza bene sul bordo di modo che aderisca. Mettiamo un pochino di frolla negli altri pezzi perché era un po' corta. Con una piccola forchetta andiamo a bucherellare anche un pochino il bordo, di modo che non si gonfi. Potete usare anche una carta da forno con i ceci. Io in questo caso la buco con una forchetta. In modo che non si gonfi e non si stacchi dal bordo. La ritiriamo ancora fino a quando non abbiamo pronto anche le altre strisce. Cari amici, abbiamo estratto ora la nostra pastiera dal forno, l'abbiamo cotta a 180-190 gradi per 1 ora e 5 minuti nel forno di casa, forno casalingo, e il risultato è questo. Eccovi la nostra pastiera. Fatemi sapere se abbiamo eseguito il procedimento in maniera corretta, altrimenti ditemi come ve la fate voi e vedremo di provarla di nuovo un'altra volta. Vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e, cari amici, un saluto da Mauro Cominoli, il vostro pasticcere, e a tutti ciao!